Ebbene, cominciata l'ultima giornata prima della partenza. Siamo a Whistler, finalmente di nuovo il sole, però non c'è troppo caldo. Da oggi fondamentalmente preparativi, perché domani sarà una giornata convulsa, però adesso andiamo a farci un giretto, ci sono un po' di laghi, di percorsi che si possono fare, poi vorremmo vedere anche il paese, forse prendere la funivia per salire in quota. Whistler è una importante località di sport invernali, famosissima, quindi sono tenute anche le Olimpiadi. C'era anche fango e acqua, sì, e anche un po' di vento. Anche un po' di vento. Però era bello. l'acqua della fontanella com'era? Pesca. Andiamo. Salutiamo tutti Whistler, ciao! Andiamo a Whistler Ciao Canada! e andiamo a Vancouver, anzi a Delta in realtà, andiamo a Delta. Perché viaggiare in camper, direte? Non si poteva prendere un'auto come al solito? Certamente, ma volevamo fare un'esperienza di vita nomade. E quale posto migliore del Canada per provare una nazione enorme, spazi infiniti, foreste a perdita d'occhio, laghi, montagne, l'ideale per chi vuole entrare in contatto con la natura autentica. Noleggiare un camper in Canada è facilissimo, tutto sommato anche abbastanza economico. Le strade sono eccellenti, i servizi per camperisti diffusi pressoché ovunque. Direi che per i canadesi il motorhome è come una seconda casa. L'unico vero problema in un viaggio del genere è decidere dove andare. Il Canada è la seconda nazione più grande del mondo e le distanze sono gigantesche. Se non avete una vita di tempo non potrete girarlo tutto. In solo 20 giorni è meglio sceglierne un frammento e accontentarsi. Per noi la scelta di British Columbia e Alberta è stata quasi scontata. Volevamo vedere le foreste pluviali, il Pacifico, le montagne rocciose, volevamo entrare in contatto con la popolazione autoctona, vedere gli orsi e vivere la natura straordinaria del Canada. Laggiù è stato facile. Alla fine abbiamo percorso più di 4.000 km su strada e oltre 300 miglia in nave, alla faccia del frammento.
a conferma che in un paese sterminato le proporzioni sono relative e quello che sembra piccolo in effetti è enorme. Possiamo dire che sia un viaggio adatto ai bambini? E come? Alice si è divertita moltissimo. Ed è stato bello mostrarle una terra totalmente diversa da quella in cui vive, un luogo in cui le foreste crescono sulle foreste, gli animali selvatici non hanno barriere e l'uomo, nonostante la sua grandezza, resta minuscolo in uno spazio sconfinato. Siamo in taxi, si va in aeroporto, si torna a casa. Cosa le resterà di questa esperienza non possiamo saperlo, ma sono certo che qualcosa nella memoria le rimarrà. Ma infine, un viaggio può descrivere i viaggiatori? Forse sì, almeno nel nostro caso. Questo viaggio è stato quello che volevamo, anzi direi che è stato esattamente quello che siamo, pensato e vissuto come pensiamo e viviamo giornalmente, nella vita ordinaria come in quella straordinaria. Certamente ci auguriamo altre avventure, ma questa esperienza avrà sempre un posto speciale nel nostro album dei ricordi, il posto privilegiato che merita un viaggio vissuto con passione dal primo all'ultimo minuto.